Abbiamo oggi con noi il soprano Mariella De Via, che ha finito oggi una settimana di masterclass nell'Opera Studio di Alcalá. Buonasera maestra. Buonasera. Grazie tante per condividere il suo tempo e la sua saggezza con noi. Saggezza non lo so, vediamo. Credo di sì. La prima domanda che faccio normalmente è quella relativa alla respirazione e l'appoggio. Come poteva lei descrivere la sua maniera di respirare per cantare appoggiata sul fiato? Io cerco sempre di farlo nel modo più naturale possibile, perché creare delle difficoltà, delle sovrastrutture rispetto a quello che è la natura, secondo me complica molto la vita anche per i giovani studenti. Bisogna poi capire come sostenerlo questo fiato e come farlo durare, l'economia durante una frase, questo sì. Ma respirare in modo innaturale, perché a volte lo sento dire, questo per me non funziona. E cosa vuol dire con un modo... In modo naturale significa semplicemente riempire i polmoni di aria, e sapere dove sono, Sì. perché ci sono anche molte confusioni su questo, conoscere l'uso del diaframma, a cosa serve e dove è posizionato e dove si posiziona, e poi il resto è appunto il controllo che si ha di questo muscolo per espirare, cioè per continuare a sostenere il suono. Lei raccomanda, perché non sempre si respira in una maniera naturale, no? Lei raccomanda di pensare in qualche parte del corpo o in qualche maniera di respirare per acquisire questa naturalità alla respirazione? No, io penso proprio di togliere tante sovrastrutture, cioè di essere il più rilassati possibile. Quando vedo che ci sono delle tensioni di spalle, di schiena, di cose così, di pensare un attimo quando dormi come respiri. Sì, perché a volte, soprattutto i giovani, no, penso, prendono molto più aire di quello che è necessario. Hanno delle contrazioni tremende che poi non riescono a togliere e quindi questo è un guaio. Quando lei incomincia a cantare, quando inizia il suono propriamente, lei pensa più a liberare il fiato o forse pensa a soffiarlo attraverso le corde vocali? No, soffiarlo attraverso le corde vocali significa avere dell'aria prima del suono e questo secondo me non è, per il repertorio almeno che faccio io, proprio non è abbastanza negativo. Dunque lei preferisce È parlare di... una cosa simultanea secondo me. Simultanea? Sì. Come si parla, no? Sì. Propriamente. Ok. Il fiato, per esempio, il fiato li prende per il naso, per la bocca? Ambedue? Dipende dal tempo che ho per respirare. Se ho una pausa lunga posso respirare col naso, ma è chiaro che respirando con la bocca si immette molta più aria in breve tempo, Sì. quindi quando si hanno le pause corte non si può respirare col naso. Okay. Perché vedo persone che respirano un po' col naso e un po' con la bocca, e questa è una cosa che io non ho mai capito. Ok. L'appoggio dove si sente nella... Ma io direi piuttosto pelvi e muscoli addominali. Lei è una dei cantanti che pensa alle corde vocali quando canta? No. O quando insegna? No. O no? So quello che fanno, è chiaro, questo bisogna saperlo. Sì, sì. Ma pensarci no. E quando lei lavora con i giovani, perché lo sa che la laringe a volte è troppo alta, a volte è troppo bassa, non so, come fa per acquistare questa flessibilità, questa naturalità nella laringe senza pensare alla laringe o alle corde vocali? No, alle corde vocali direi che pensarci non serve molto, in quanto è qualcosa che avviene naturalmente, voglio dire, è qualcosa che le corde vocali fanno sempre. Da quando siamo nati e ci hanno fatto piangere la prima volta, lo sanno benissimo come fare. È importante, questo sì, sapere
dove vibrano nel centro piuttosto che nell'acuto, ecco, questo va bene, uno lo sa, ma poi lo fa. Voglio dire, lo fa naturalmente, non è che dici, oddio, adesso faccio un acuto e quindi chiudo la corda. La corda Sì. si chiude, se non si chiude ci sono problemi di laringe, che questo piuttosto sì, che non sia alta, che non sia troppo bassa, dipende poi tutto secondo me, dalle tessiture. E per me ho la fissa del passaggio, insomma, che è questo, che c'è anche chi lo nega, ma per me è essenziale. Sì, qui c'è un piccolo problema, no? Perché ho fatto delle interviste con diverse cantanti, no? E la maggioria di loro dicono come lei, no? Che la range deve essere al suo posto, deve essere naturale, ma per la gente che inizia, no? A volte non è, io me ne ricordo quando io incominciavo, a volte non è facile di sapere cosa vuol dire al suo posto, perché Ma questo si non tutti capisce abbiamo quando si sbaglia il suono. Mhm. Quando si sbaglia il suono e si studia e se ne fa uno giusto, poi noi andiamo per sensazioni, perché non Sì, sai quanto la abbassi o che muscolo, adesso tiro questo muscolo per abbassarla, cioè bisogna saperlo, sì, cosa esiste, cos'è, però poi la funzione deve diventare automatica. sì. Dipende di qualcuno, no? Della posizione naturale di ognuno, no? Sì, sì. Ok. Beh, dalle tessiture, dalla chiave in cui uno sia un baritono, un soprano, insomma. Sì, sì. Dunque, qualche riflessione sopra, non so, le posizioni della mandibola, la lingua, il collo, non so. Ma noi abbiamo sempre molte tensioni nelle spalle e nel collo, ma questo penso che è un po' per tutti i cantanti. La mandibola per me deve essere rilassata, perché se si irrigidisce è difficile qualunque cosa. La posizione della lingua cambia a seconda delle vocali, quindi Sì, a secondo delle persone anche, no? delle Perché, persone, ma soprattutto delle vocali, sì, perché se non si lascia cambiare la posizione della lingua sì. quando si pronunciano le vocali, non si capisce niente quando cioè, mi sono accorta che veramente ci sono delle difficoltà, perché ci sono delle persone che costringono la lingua in una determinata posizione anche se stanno cantando una I o una E piuttosto o una O, che sono completamente diverse le posizioni della lingua. Quindi se uno lasciasse fare, perché anche quando parliamo la cambiamo, ma Sì, è vero. non ci stiamo a pensare. Sì, sì, è vero. Ehm, Poi, dove pensa lei a collocare il suono? Come fa a viaggiare la voce nel teatro? Dove lo colloca? La maschera, famosa maschera? Ma La la lascia maschera, libero? sai, la maschera è quella di carnevale, voglio dire. Cioè, la mia sensazione di suono deve essere in bocca, perché è quello che controllo. È lo spazio vuoto che controllo, è quello della bocca, non quello della testa, perché tanto è pieno. Se lo utilizzo o meno il cervello non lo so, però cioè, gli spazi vuoti che abbiamo nel viso sono minimi e non è che da lì esce la voce. Cioè, per me, il mio controllo, le mie sensazioni sono nella bocca. Nella bocca. Ah, questo è interessante, devo dire che è la prima che mi Non dice sono la questo. prima, se No, lei legge che mi dice trattati, ma anche Garcia si poneva queste domande. Che cos'è la testa? Sì, perché... Perché la bocca sta nella testa. Sì, è vero. Sì. Ma lo sai che questo della maschera è come un mantra, no? Per la maggioria dei Sì, ma in maestri di realtà noi canto. poi non lo senti, cioè voglio dire, da qua non esce il suono. Poi si rischia che il suono, se uno, secondo me, ho sentito appunto insegnando, più uno vuole indirizzare il suono contro una parete, più il suono diventa duro e più ritorna indietro. Oppure diventa nasale, che è peggio ancora. Ok, questo è molto, molto interessante. Cioè esiste la via d'uscita del suono, Sì, sì, è vero. che poi è proprio la vocale che veicola fuori, la pronuncia giusta della vocale. Ok. Dunque non pensa fuori, non pensa in una distanza. È chiaro che pensa... la distanza chiaramente la penso, la sento, ma la sensazione non può essere fuori da me. Sì, veramente questo è logico, totalmente logico. E dunque non dipende dalla tessitura, è sempre nella bocca la sensazione. E certo, per me sì, È anche totale se faccio un fa sopracuto è comunque nella mia bocca.
Mhm. E nella Più bocca? avanti, più dietro, questo è ovvio a seconda delle tessiture, non risuona sempre nello stesso posto, ma è normale, infatti si chiama risonanza, Sì, sì. non suonanza. Sì.